amici, ben ritrovati. Questa è la mia versione di Papa Francesco, spero che vi piaccia. Ho realizzato il crocifisso con il filato dorato, potete farlo naturalmente come più vi piace, potete utilizzare anche un piccolo rosario e inserirlo al collo di Papa Francesco. Potete fare gli occhiali oppure no, decidete un po' voi, così anche le ali li potete fare oppure se preferite senza lo fate senza. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa e il corpo di Papa Francesco abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 30 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 34 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Rimiamo con la fatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Sostituiamo il filato con quello bianco e facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 6 giri. Ora facciamo ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse e lavoriamo le 36 maglie per altri 15 o 20 giri in base a come lo vedete alto. Potete fare sia le scarpe sotto oppure lasciarlo così senza realizzare le scarpe. Quindi proseguiamo per la lunghezza che desideriamo. Io vado a fare prima 15 giri, poi mi regolo un po' e vado a fare ogni 4 maglie un aumento saranno 36 maglie e lavoro queste 36 maglie per altri 15 giri. Fatti i nostri giri possiamo chiudere il lavoro e andiamo a riempire con la fatta sintetica. Per il braccio avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo questo lavoro di lavorare 6 maglie basse per 14 giri e poi stacchiamo il filo. Per realizzare la manica avviamo una catenella di 10 maglie, la andiamo a chiudere ad anello e lavoriamo le 10 maglie basse nelle 10 catenelle per 10 giri. Poi andate a provare, se è il caso andate ad aggiungere qualche altro giro in base a come avete lavorato. Dobbiamo inserire la manica al braccio e poi andarla a cucire alla spalla. Se volete realizzare anche le scarpe con il filato nero abbiamo una catenella di 6 maglie, lavoriamo 6 maglie basse da questo lato della catenella e 6 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in totale saranno 12 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Lavoriamo le 14 maglie lavorate in coste a dietro. Facciamo un giro di 14 maglie lavorate normalmente. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Possiamo staccare il filo, andiamo a riempire con la fatta sintetica e andiamo a cucire sotto la base. Per realizzare la base del vestito avviamo con il filato bianco un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Stacchiamo il filo e poi andiamo a cucire sotto il vestito. Dopo aver terminato le scarpe andiamo a mettere un po' di cartoncino sotto e un po' di fatta sintetica all'interno della scarpa. Diamo un po' bene la forma e poi andremo a cucire sotto la base. Ora con ago e filo andiamo a cucire la base al vestito sotto, prendiamo sia la maglia del vestito che la maglia della base e andiamo a cucire bene tutto intorno. Volendo potete fermare sempre prima con gli spilli e poi cucite. Inseriamo il braccio dentro la manica e poi con ago e filo andiamo a chiudere questa parte prendendo anche la base del braccio all'interno in modo da bloccarlo così. Chiudiamo questa parte e poi andremo a cucire alla spalla.
Fermiamo con lo spillo e poi andiamo a cucire maglia per maglia qui sopra la spalla. Ho realizzato poi una catenella di 20 catenelle e la vado a fermare qui al centro, fermo con gli spilli e poi vado a creare dei bottoncini man mano che vado a cucire la linea, questa catenella al vestito. Man mano che vado a cucire vado a creare questi piccoli bottoncini, creando delle piccole asoline utilizzando ago e filo. Questo è facoltativo, potete farlo oppure no, come preferite. Ora andiamo a cucire le scarpe sotto, alla base, al centro, e andiamo a cucire bene tutto intorno. Per il cappello avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse e poi stacchiamo il filo. E questo sarà il cappello. Per il mantellino andiamo a fare una catenella di 24 maglie, lavoriamo 24 maglie basse nelle 24 catenelle. Giriamo il lavoro e facciamo ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Facciamo un altro giro di 48 maglie e poi facciamo un giro di maglie basse tutto intorno anche sulla parte di sopra del nostro mantello. Facciamo tutto il giro a maglie basse dopo aver fatto un altro giro di 48 maglie basse. Terminato anche il giro di maglie basse, per rifinire andiamo a cucire sulle spalle. Per la cintura avviamo una catenella di 60 maglie e lavoriamo 60 mezze maglie nelle 60 catenelle. Per i capelli vado ad utilizzare un po' di filato di lana, questo grigio, e vado a passare così il filo da un lato e l'altro fino a riempire tutta la parte. Stessa cosa vado a fare un po' sulla testa. Per le orecchie facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e poi andiamo a cucire al lato della testa. Se volete realizzare anche le ali dobbiamo fare un anello magico e nell'anello magico andiamo a lavorare 13 catenelle e lavoriamo 13 maglie basse nelle 13 catenelle, poi torniamo nell'anello magico e facciamo una maglia bassa. Ho fatto le 13 maglie nelle catenelle e ora vado a fare una maglia bassa nell'anello in questo modo. Poi giro il lavoro e vado a lavorare 12 maglie basse nelle catenelle, però le vado a lavorare in costa dietro. Prendo la maglia in questo modo e lavoro così 12 maglie basse. Giro il lavoro e faccio una diminuzione nella prima maglia e lavoro 11 maglie basse, sempre lavorandole in costa. Poi arrivo nell'anello magico e vado a fare una maglia bassa nell'anello. Giro il lavoro in questo modo e vado a lavorare 10 maglie basse, sempre lavorandole in costa, e quindi vado a fare una diminuzione dell'ultima maglia. Giriamo il lavoro e andiamo a fare una diminuzione della prima maglia, saranno 9 maglie, poi andiamo a fare una maglia bassa nell'anello magico e saranno 9 maglie basse. Giriamo l'anello e facciamo 8 maglie, andiamo a fare una diminuzione dell'ultima maglia. Giriamo il lavoro e facciamo la diminuzione della prima maglia e saranno 7 maglie lavorate e poi andiamo a fare una maglia nell'anello. Per l'ultima volta andiamo a fare una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 6 maglie e poi stacchiamo il filo e andiamo a stringere l'anello. Stringiamo poi l'anello e queste saranno le ali. Ne andiamo a fare 2. Con un po' di filo andiamo a creare il nasino sotto gli occhiali. Passiamo il filo da un lato e l'altro e andiamo a riempire un po' questa zona.
Per realizzare gli occhiali prendete un po' di filo di ferro e andate ad avvolgerlo intorno ad una penna dello spessore che volete dare alla larghezza della lente. Fate in questo modo, poi prendete la misura più o meno centrale e più o meno a distanza sempre di una penna, andate un pochino più avanti e andate a fare un altro cerchio così e poi andate a modellare il filo di ferro in modo da creare così gli occhiali. E poi tagliate il filo con le pinze e poi applicate gli occhiali sul volto. Se poi volete creare anche il crocifisso al collo, andate a prendere il filato o oro o quello argento e andiamo a fare una catenella di 4 catenelle. Poi facciamo una maglia bassissima nella prima maglia girando in questo modo, poi andiamo a fare un'altra maglia bassissima e lavoriamo 2 catenelle in questo punto e lavoriamo 2 maglie bassissime in queste 2 catenelle che abbiamo realizzato. Una e 2. Torniamo nella catenella iniziale di base e andiamo a fare 2 maglie bassissime, anzi facciamo una sola maglia bassissima qui al centro e poi lavoriamo di nuovo 2 catenelle, una e 2 e di nuovo 2 maglie bassissime nelle 2 catenelle. Una e 2. Torniamo nella catenella di base e lavoriamo 2 catenelle. E poi lavoriamo una catena lunga per fare la collana e dobbiamo lavorare non so se facciamo 20 o 30 catenelle, regolatevi un po' voi in base all'altezza. Alla fine ho fatto 26 catenelle, vado a chiudermi qua con ago e filo in modo da bloccare la catena al crocifisso e blocchiamo con ago e filo. Andate a cucire le ali dietro, poi se non le volete fare non le fate. Questo è il crocifisso che ho realizzato, lo potete fare anche con il filato argento e potete fare gli occhiali oppure no, come preferite. Questa è la mia versione di Papa Francesco, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.